Ragazzoni, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi siamo qui per parlare di lui, il nostro SCAF Omega. Allora, raga, sarà un video un po' diverso da quelli che trovate in rete, nel senso che io voglio fare un video concentrato più sull'ergonomia, sulla confidenza con il pad, quindi andare a spiegarvi, a consigliarvi un po' in base alle mani che avete, in base alla dimensione delle mani, in base alla lunghezza delle dita, in base al pad che siete abituati ad usare. Voglio andare un attimino a indirizzarvi, questo per togliere magari il dubbio a chi sta pensando di comprarlo ma non è sicuro. È un video un po' rudimentale, nel senso un po' a mo' di videochiamata, perché voglio farvelo vedere bene. Infatti non ho neanche tolto l'autofocus di modo che lo metta bene a fuoco quando ve lo avvicino. Allora, questo è il retro. Premessa, io non ho mani tanto grandi e vengo dal DualSense Edge, che è molto diverso. Il DualSense Edge ha un'impugnatura in questa parte qua dritta, polposa, no? Spessa, bella cicciona, con le levette vicine alle corna, cioè le levette dell'Edge sono tipo qua, a questo punto qua. Questo qui invece qua ha una curva, quindi se io vado a impugnarlo come impugnavo l'Edge, quindi molto lateralmente, l'Edge lo impugnavo così, appoggiavo le corna praticamente qua, sulla prima falange degli mignoli e qua avevo le palette sporgenti. Che succede con questo? Che se io lo impugno nello stesso identico modo, io queste non riesco a stringerle. Primo perché il mio medio non è tanto lungo, io non ho mani particolarmente grandi. Secondo perché sono abbastanza rigide, quindi vanno premute con decisione, quindi faccio fatica. Paradossalmente invece queste qua centrali, che sembrano più distanti, no? Per logica uno dice impugno il pad, queste sono più vicine quindi le raggiungo più facilmente, queste invece sono più distanti, faccio più fatica. Non è così in realtà nel mio caso. Allora io sparo con R1, quindi impugno il pad con la mano molto distesa, perché altrimenti il pollice, vedete, mi rimane troppo appiccicato all'analogico, devo piegarlo tanto e mi viene male, mi viene la tendinite praticamente. Quindi io devo tenere il pad così da lontano, cioè vedete, devo tenerlo con la mano bella distesa in modo da avere l'indice in tensione qua su R1 e vabbè, in realtà questo lo tengo più vicino. Guardate che succede, se io lo impugno così, quindi abituato all'impugnatura dell'Edge, arrivo molto più comodamente su questi, sentite? Mi è arrivato ieri, ci ho giocato abbastanza proprio perché volevo farci un video e darvi una mia impressione dopo le prime 7-8 ore di gioco. Perché? Perché potrebbe capitare a qualcuno che magari lo ordina su Amazon e dopo le prime 10 ore è lì per fare il reso perché dice no, non mi ci troverò mai e quindi lo mando indietro. E volevo dare proprio una prima impressione così di impatto, no? L'impressione che lui ti dà proprio dopo le prime ore di gioco. Quindi, ricapitolando, se avete mani non tanto grandi, secondo me vi troverete bene a usare queste qua. Perché in realtà sì, sono centrali, ma l'impugnatura, le corna del pad non sono spesse, quindi vedete? Cioè i medi mi vanno naturalmente qua. Poi è chiaro, devo abituarmi a livello di memoria muscolare, cioè sembro un demente a volte perché mi devo abituare chiaramente, quindi mi viene ancora da andare a cercare la posizione delle palette dell'Edge. Queste qua, raga, io proprio non riesco. Sono troppo interne, quindi devi curvare troppo e per l'impugnatura che ho io, che è molto laterale, non vanno bene. Però, chiaramente, per chi invece è abituato ad avvolgere molto di più il pad, quindi a tenerlo più chiuso, in quel caso potete, non con i medi ma con gli anulari, premere queste qua. Però ripeto, raga, serve forza, cioè non è... Oddio, se lo impugnate così ce la fate. Cioè sì, è vero che serve forza, quindi per la postura che ho io, per l'impugnatura che ho io, sono scomodi, sono duri da premere perché ci arrivo veramente con la punta del dito. Invece se lo avvolgo li premo, sentite? Li premo bene. Quindi non fa differenza che voi spariate con R1 o con R2, il concetto rimane lo stesso. Mani piccole si va meglio su queste, mani grandi si va meglio su queste qua. Presumibilmente, non ho qualcuno che mi possa prestare delle mani grandi, quindi non lo posso testare, però mi riferisco a chi ha mani piccoline
non tanto grandi, secondo me andrete meglio con questi. Pro e contro di questo pad. Allora, partiamo con i contro, che poi è un contro in realtà soggettivo, proprio perché io ho un'impugnatura laterale, quindi arrivo proprio con la punta del dito, vedete? Bene o male io quando sono in game ce l'ho appoggiato così il dito, quindi premo R1 qua, sul bordo, non lo premo, non lo avvolgo bene. Che succede? Che essendo mouse click, a volte mi perde l'input, quindi mentre io tengo premuto lateralmente mi perde l'input, non tanto su R1 quanto su L1. Ma il motivo qual è? Non è che c'è un problema di input o di tenuta, insomma, di tenuta dell'input. Il problema è che quando io vado a jump shottare, quindi mentre tengo premuto L1 vado a saltare, vedete, mi viene da togliere e sollevare l'indice da L1. È una questione di abitudine, mi devo abituare un attimino, devo un attimino coordinare i muscoli delle dita, devo un attimino coordinare i movimenti delle dita sincronizzandoli, perché ovviamente adesso io ancora non ho memoria muscolare sul pad, cioè mi trovo ancora in quella fase in cui oddio dove cazzo devo premere, capito? Quindi è una questione di tempo, sicuramente è una cosa che risolverò insistendo. Insisterò e ora vi vado a spiegare perché. Questo è l'unico contro che riesco a trovargli. L'altro contro scontato può essere il fatto che l'ergonomia di questo, l'impugnatura di questo, niente da fare, cioè siete abitudinari, siete conservatori e niente da fare, non ce la farete mai e quindi volete a tutti i costi la forma del DualSense. Ma ci sono tanti ma. Allora raga, ce la facciamo proprio a mo' di chiacchierata. Non vi farò vedere delle clip perché tanto le clip sono relative. Quello che riesco a fare io con questo pad magari qualcun altro non riesce a farlo e viceversa. Allora, quello che io ho notato subito è la reattività. Raga, rispetto all'Edge un altro mondo. Totalmente raga, cioè ha una reattività allucinante. Io nel primo game o nel secondo, non mi ricordo, comunque nei primi game ci sono state diverse situazioni in cui sono rimasto scioccato perché magari in un fight io perdevo il timing e quel fight che con l'Edge avrei perso, con questo sono riuscito a vincerlo perché era talmente reattivo nel momento in cui io tornavo, cercavo di riprendere il timing, di correggere il timing che avevo sbagliato, era talmente reattivo che io riuscivo a sopperire all'errore che avevo appena fatto, all'errore precedente e quindi a vincere il fight. È veramente reattivo, raga. Io non so se sia una questione di mouse click o una questione di latenza. Allora, va detta una cosa, io per una questione di comodità mia giocavo su PS5 Pro con l'Edge in Bluetooth. Questo qui lo potete vedere nel video di Naked che ha fatto un video recensione più completo. Io volevo fare un video concentrato più appunto sull'aspetto ergonomico del pad, di approccio fisico proprio del pad e farvelo vedere insomma in ogni suo dettaglio eccetera eccetera. Ma sono tutte cose che Naked ha spiegato molto bene, ha fatto vedere anche l'app, quindi eventualmente andate a vedere il suo video. Qual è il discorso? Perché è più reattivo o comunque più stabile nella comunicazione con la console? Perché a differenza del DualSense che comunica in Bluetooth, come potete vedere nell'impostazione della PS5, lui comunica via wireless con il suo dongle, la sua chiavetta dedicata, che è una strada esclusiva riservata a lui. Quindi il DualSense è soggetto a interferenze. Voi immaginatela come una strada in cui tu vai col tuo controller, cammini, corri col controller in mano e ogni tanto qualcuno ti passa a fianco e ti urta. È una metafora un po' fantasiosa ma rende l'idea. Mentre invece lui ha una strada riservata dal tasto al dongle che percorre solo lui, quindi non è soggetto a interferenze. Tra l'altro è anche un tipo di comunicazione più stabile rispetto al Bluetooth, meno sporco, con meno rumore. Di conseguenza questo lo rende più reattivo. Se noi lo uniamo al fatto che legge i tasti a membrana mentre lui spara col mouse click, il risultato è una reattività che noterete subito, cioè rimanete subito sorpresi da questo, perché effettivamente
non ve lo aspettate, cioè l'Edge comunque ha un polling rate alto. Lui, un'altra differenza che c'è rispetto all'Edge, da quanto ho capito, è che mantiene più o meno lo stesso polling rate anche col dongle. Quindi riuscite ad abbinare il fattore comodità senza il filo in mezzo alle palle, pur mantenendo un'ottima, veramente ottima reattività. Parliamo dei TMR. Allora, raga, lui ha i TMR di serie. Io l'Edge l'ho sempre usato con gli analogici originali. Non ho mai voluto modificarli perché mi chiedevano 90 euro, cioè mi pareva eccessivo spendere la metà di quello che il pad vale per andargli a modificare le levette analogiche, che in realtà concettualmente ci sta, perché se tu ci fai i tornei eccetera, io gioco for fun, quindi mi sembrava eccessivo, cioè ho sempre pensato eventualmente ci metto 50 euro in più e mi compro un altro pad con i TMR di serie. A me personalmente non piace l'idea dell'hardware modificato, preferisco un hardware che abbia una determinata caratteristica di serie e che non sia lì perché è stato modificato. Allora col l'Edge mi capitava che mi tremasse, a volte smirava a caso senza motivo nonostante io fossi fermo. Con questo non mi succede, cioè una volta che io aggancio il nemico e gli sparo mi rimane fisso, immobile, io posso fare tutti i micromovimenti che voglio, non si sposta, e questa è una gran cosa. Stessa cosa il tracking da long è molto più preciso, chiaramente è una tecnologia che offre una precisione maggiore e vi assicuro che in game questo si sente. Basta, penso di aver detto tutto, penso di avervi dato una dritta. Se avete domande scrivetemele nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!